Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere un altro caricabatterie con funzione di riparazione della batteria. È della Hulkman e del modello Sigma 5. Possono riparare le batterie che abbiano dei problemi, però ragazzi, le batterie che non siano completamente da buttare, perché se una batteria ha seri problemi ed è irreparabile, allora nemmeno questi riescono a farlo. Questo è Sigma 1 che già vi ho presentato, sono praticamente la stessa cosa, solo che questo è un pochettino meno potente, questo invece è specifico per le automobili. Sigma 1 e Sigma 5 infatti indicano gli ampere con cui lavorano, comunque adesso questo lo vedremo. Non cambia nulla se non la forma e qualche piccola caratteristica, quindi vi lascerò il link anche di questo prodotto validissimo che va bene anche per le automobili, però che non abbiano batterie enormi, altrimenti ci state una vita. Questo invece, essendo più potente, va bene per ricaricare le batterie delle macchine, quindi mettiamolo sul bancone, guardiamo le caratteristiche generali, facciamo un unboxing e poi vi faccio vedere le prove che ho fatto. E allora, diamo innanzitutto un'occhiata alla confezione. Troviamo l'illustrazione del prodotto, da questa parte troviamo alcune informazioni, una descrizione rapida, un'altra illustrazione di un sistema di fissaggio a parete e nella parte posteriore troviamo le caratteristiche tecniche vere e proprie più i vari tipi di protezione, quindi Sigma 5, input 100-240 V, 50-60 Hz, 85 W, output invece per poter ricaricare quindi le batterie 12 V 5 A, 6 V 1,8 A e può ricaricare quindi batterie sia da 6 che da 12 V che siano sia le classiche batterie al piombo oppure batterie al litio con capacità comprese fra 15 e 120 A per quanto riguarda le 12 V, invece per quanto riguarda le 6 V da 6 fino a 50 A. Poi tipi di protezione come al solito, inversione di polarità, cortocircuito, alta e bassa temperatura, eccetera eccetera. Adesso apriamo la confezione, si fa semplicemente scorrere lateralmente. Nella parte superiore troviamo una bustina con all'interno il manuale di istruzioni, poi questa parte sagomata in cui è alloggiato il prodotto vero e proprio e nella parte più bassa troviamo un'altra scatolina e all'interno di questa scatolina troviamo un altro paio di cavetti e questo supporto per poter appendere il dispositivo a parete. C'è anche un'illustrazione che spiega come fare, ma è semplicissimo ed intuitivo. Quindi togliamo questo cartoncino, semplicemente si fissa a parete con due viti e dopodiché, sfruttando questi due fori presenti nella parte posteriore, si può semplicemente mettere in questo modo, quindi tenerlo in modo stazionario, per esempio nel nostro laboratorio, garage eccetera. Più abbiamo questa parte bassa con il riportato più e meno, dove possiamo mettere i nostri morsetti, quindi questa sarà poi la disposizione del caricabatterie e dei morsetti una volta fissato sulla parete. Ma sempre a proposito di cavi e morsetti, allora troviamo anche quest'altra coppia con questi anelli, in modo da poterlo mantenere sempre fisso in tutti quei mezzi che abbiano una carenatura che non ci permettono di raggiungere la batteria facilmente. Quindi da questa parte abbiamo questo particolare tipo di innesto. Ve lo faccio vedere rimuovendo quello che già è applicato. Si rimuove semplicemente premendo questa linguetta che si solleva e sia i cavi con gli anellini che i cavi con i morsetti hanno entrambi un fusibile da 7 A e mezzo. Allora, questa batteria in realtà quando ho iniziato a fare test era al 2% come stato di salute, praticamente da buttare. Facendo delle prove per riuscire a recuperarla ero arrivato ben al 37%. Poi non ho capito quale sia il motivo, forse la batteria è troppo vecchia e troppo malandata. A un certo punto non l'ha più riconosciuta, è andata in allarme e mi indicava che la batteria era rotta, quindi ho dovuto staccarla. Quindi questa batteria per esempio è irrecuperabile. Con qualunque tentativo, qualunque tipo di dispositivo, una batteria ormai troppo danneggiata sarà impossibile da recuperare. Ma vi faccio vedere lo stesso una simulazione. Allora, colleghiamo i cavetti rosso e nero. Senza fare nulla, da questa parte avremo direttamente il voltaggio della batteria, quindi possiamo utilizzarlo semplicemente come un tester. Adesso indica 0. Quando io lo collego mi indica 5 volt e mezzo. Proviamo a vedere quindi con un tester se corrisponde. E abbiamo 5 volt e mezzo, quindi corrisponde perfettamente. Allora ricolleghiamolo e vi faccio vedere le varie funzioni. Una volta collegato quindi abbiamo la misurazione. Premendo questi tre tastini abbiamo la possibilità di decidere che tipo di ricarica fare: 12 volt, 12 volt AGM, 12 volt al litio, 6 volt, 6 volt AGM e basta. 6 volt al litio non ce lo fa fare, ma essendo una batteria danneggiata noi possiamo o ricaricarla semplicemente dando l'ok in questo modo, quindi avvia il processo di ricarica, oppure se vogliamo possiamo dargli il comando di ripararla e vi faccio vedere come funziona. Tra l'altro metterò pure delle inquadrature nelle quali si vede con riprese fatte a intervalli di un'ora che queste tacche vanno aumentando man mano che la riparazione della batteria procedeva, fino a quando poi appunto non mi ha dato l'errore
e ora lo stato di salute di questa batteria è del 9%, quindi dal 2 al 9% una batteria da buttare, diciamo, in parte l'ha recuperata. Per interrompere la ricarica, come avete visto, basta mantenere premuto questo tastino. La stessa cosa per avviare la fase di riparazione, quindi lo mantengo premuto, appare 12 volt repair, premiamo ok e in questo caso si sta avviando la fase di riparazione. Ovviamente riparazione che non avverrà perché la batteria ormai è troppo malandata, però il dispositivo comunque sta facendo un'analisi e quando lo riterrà opportuno, se lo riterrà opportuno, inizierà a provare a ripararla, ma tentativo che sarà assolutamente vano. Comunque, tra le varie caratteristiche di questo caricabatterie c'è anche la sua impermeabilità. Ha una classificazione di protezione IP67, significa che resiste a polvere e schizzi d'acqua. Se per esempio lo tenete in officina e per caso dovesse finirci dell'acqua, siete più tranquilli rispetto a un dispositivo che non ha questo tipo di protezione, ma è comunque sempre un dispositivo che funziona con corrente elettrica. Proteggetelo come se non avesse questa protezione. Comunque sia, ha una protezione che ci garantisce una sicurezza in più. Ovviamente nel manuale di istruzioni sono spiegate tutte le varie funzioni e le varie caratteristiche, tra cui anche gli accessori eccetera, ed è scritto, come vedete, anche in italiano. Da questa parte invece abbiamo alcune informazioni per quanto riguarda l'utilizzo in base al tipo di batteria, e da questa parte una tabella con la durata della ricarica in base alla percentuale di ricarica residua e in base al tipo di batteria. Siccome sono tante le cose da leggere, fate un fermo immagine e leggetevelo. Poi tra l'altro qua ci sono pure tutte le icone che compaiono nel display. Allora, ho staccato temporaneamente la corrente elettrica, adesso ricollego, guardate, appaiono delle icone, tante icone, però è un flash rapido. Ogni icona sta a indicare ovviamente un eventuale avviso di errore, malfunzionamento, inversione per esempio della polarità eccetera eccetera. Facciamo semplicemente la prova ad invertire la polarità, positivo e negativo invertiti, e sul display compare l'icona, come vedete, di una batteria con i cavetti invertiti. Quindi basta rimuoverli e non accade nulla. È una delle tante protezioni che ha, ma oltre a non danneggiarsi ci avvisa con un segnale sonoro e visivo. Per quanto riguarda la finitura e la qualità, ragazzi, Hultmann già la conoscete, ve l'ho presentata con diversi prodotti, la qualità è eccezionale sia per quanto riguarda le finiture, il prodotto in generale per la sua costruzione, questa in particolare anche la protezione IP67, ma tutto ciò che fa parte di questo prodotto, quindi sia i morsetti che per esempio il supportino eccetera, sono davvero fatti molto bene, curati nei dettagli, e come sono curati esteticamente sono curati anche tecnologicamente. Sì ragazzi, lo so, lo capisco, avreste voluto vedere una batteria danneggiata che veniva riparata, ma non ho batterie in condizioni tali da poter fare questo test. Ho un paio di batterie che sono completamente da buttare, poi le altre che sono buone, quindi non ho nulla da riparare. Ho provato ad andare anche da un paio di elettrauti, ma mi hanno detto che ormai le batterie vengono registrate e dopo averle registrate devono smaltirle, quindi non me ne possono favorire una che sia danneggiata. Avevo quella di un mio amico, abbiamo fatto il test, la sua era danneggiata, ma non ho fatto le riprese, perché quello che mi interessa quando faccio questo tipo di video è mettervi al corrente effettivamente dell'efficacia dei prodotti, che poi io riesca a registrarlo, quindi dimostrarvelo con il video, meglio ancora. Ma se ho fatto il test e sono sicuro, vi posso garantire che il prodotto funziona, anche se non c'è il video a dimostrarvelo, credete alle mie parole, perché a me, che voi comprate questo oppure non lo comprate, non cambia nulla. Nessuno vi paga per parlarne bene. Quando un prodotto non funziona bene, io direttamente non lo porto sul canale, perché voglio riempire il mio canale solamente di prodotti di buona qualità. Quindi questo io ve lo garantisco. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollice all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!